Futuro. Che strada prenderemo in questo XXI secolo? Che cosa dobbiamo aspettarci? Quanto le macchine e le nuove tecnologie risulteranno essere rivoluzionarie e sconvolgenti, sia in senso positivo che negativo all'interno delle nostre vite? Bene, in questo video voglio trattare di questo argomento prendendo spunto da due libri che ho letto nell'ultimo periodo, che sono AI Superpowers di Kai-Fu Lee e il più famoso sicuramente Homo Deus di Yuval Noah Harari. Due opere che si pongono molti interrogativi riguardo al futuro, appunto. In entrambi i libri infatti si parla di come internet, di come i dati, di come l'intelligenza artificiale entreranno sempre di più all'interno delle nostre vite e di come le cambieranno drasticamente, sia dal punto di vista di rapporti umani, di rapporti personali, ma anche dal punto di vista lavorativo. I due autori hanno due approcci abbastanza diversi dai loro punti di vista. Infatti Kai-Fu Lee, pur ammettendo tutti i cambiamenti devastanti che l'intelligenza artificiale sta avendo all'interno delle nostre vite e continuerà ad avere negli anni a venire, ha un approccio che tutto sommato direi che è positivo. Harari invece ha un pessimismo cosmico degno del miglior Giacomo Leopardi e non vi nascondo che alla fine del libro un po' di ansia me l'abbia messa. Intanto partiamo col presentare i due autori. Da un lato abbiamo Kai-Fu Lee. Si tratta di un grande esperto di intelligenza artificiale, un personaggio di spicco nell'ambiente tecnologico sia americano che cinese. Infatti Kai-Fu Lee è nato a Taiwan e a 13 anni si è trasferito negli Stati Uniti per studiare. In seguito si è laureato in ingegneria informatica e ha iniziato a lavorare per le più grandi aziende tecnologiche degli Stati Uniti, come ad esempio Microsoft, Apple e Google. Proprio per Google ha svolto un ruolo di connessione tra Cina e Stati Uniti. Infatti era a capo della missione di Google in Cina per espandere la rete di Google nel paese, solo che poi dopo che Kai-Fu Lee ha dato le dimissioni, la missione appunto è andata svanendo. In pratica Google ha lasciato stare il mercato cinese. Kai-Fu Lee, dopo che ha lasciato Google, ha creato la sua propria azienda, Sinovation Ventures, che sarebbe appunto un fondo di investimenti per giovani start-up ai primi stadi. Dall'altra parte abbiamo Yuval Noah Harari, uno storico e antropologo israeliano che ha scritto 3 libri quali hanno sbancato tutte le librerie del mondo. Questi sono Sapiens, questo Homo Deus e infine ha scritto 21 lezioni per il XXI secolo. Se volete approfondire il suo pensiero, la sua filosofia, ma non avete tempo di leggere i suoi libri, potete trovare tantissimi video qui su YouTube in cui spiega molto approfonditamente il suo pensiero. L'ultimo che ho visto personalmente è stata l'intervista con Marco Montemagno, in cui parla appunto di quanto il coronavirus influirà sulle nostre vite, sia adesso, quello che sta già succedendo, ma anche appunto negli anni a venire. Vi lascio il link in descrizione. Come accennato all'inizio del video, un ampio tema che viene trattato in entrambi i libri è quello del futuro del lavoro. Tutti e due gli autori infatti evidenziano il fatto che le macchine potrebbero far scomparire moltissimi lavori che esistono adesso e che diamo per scontati. Infatti entrambi dicono che tutto ciò che stiamo studiando in questo momento a scuola sarà probabilmente inutile nel momento in cui entreremo nel mondo del lavoro. In particolare Kai-Fu Lee ha creato un diagramma veramente molto interessante, in cui divide il lavoro in 4 categorie. Ci sono infatti la safe zone, ovvero quel quadrante di cui fanno parte tutti i lavori che non avranno alcun problema di sopravvivenza, almeno con la tecnologia di cui disponiamo in questo momento, per il futuro prossimo sicuramente. Degli esempi di questi lavori sono il CEO di un'azienda, per esempio, lo psichiatra, lo psicologo, l'assistente sociale e l'addestratore di cani. Da tutta l'altra parte del diagramma abbiamo la danger zone, di cui fanno parte ovviamente tutti quei lavori che sono maggiormente a rischio, perché verranno automatizzati dalle macchine con la tecnologia di cui disponiamo in questo momento. E di questa categoria fanno parte ad esempio i lavapiatti, i camionisti, i cassieri, i raccoglitori di frutta, i traduttori, i radiologi, eccetera. Nel mezzo a queste due categorie troviamo la human veneer e la slow creep.
Human veneer può essere tradotto in italiano come patina umana e comprende tutte quelle professioni la cui parte fisica e di calcolo può già oggi essere svolta dalle macchine, ma gli elementi sociali e le interazioni umane li rendono ancora molto difficili da automatizzare del tutto. In questo caso l'autore porta l'esempio del medico. Infatti Kai-Fu Lee afferma che un computer è in grado di dare una diagnosi migliore di quella che dà un medico in questo momento. Un computer, nel momento in cui un paziente varca la soglia dell'ambulatorio del medico, sa già tutta la sua cartella clinica, conosce perfettamente il battito cardiaco di un paziente e non ha alcun preconcetto sulle possibili malattie che potrebbe avere. Infatti ha a disposizione una quantità di dati impressionante, per cui in base ai dati che già possiede può dare una diagnosi estremamente precisa e molto più precisa di quella di un medico. Un esempio può essere che il giorno in cui spiegavano quella malattia specifica il medico non è andato a lezione e poi non ha ripassato quando ha fatto quell'esame. Può essere un esempio stupido, però fa capire bene il discorso. E quindi a questo punto vi starete chiedendo: il medico che funzione avrà se il robot gli toglierà la sua funzione principale? Secondo Kai-Fu Lee il medico avrà una funzione di supporto psicologico, di carattere umano per il paziente. Come prima cosa, per esempio, gli comunicherà la cattiva o buona notizia, sarà un supporto psicologico sia per il paziente ma per la famiglia, lo aiuterà eventualmente in una dialisi o in un percorso di guarigione da un punto di vista umano. L'ultimo quadrante è quello dello slow creep, che in italiano può essere tradotto come lento strisciare, possiamo dire, e della slow creep fanno parte tutte quelle professioni che, pur non avendo una forte componente di interazione umana, l'automatizzazione risulta essere difficile da parte delle macchine, perché questi lavori sono basati sulla destrezza manuale dell'essere umano o sulla capacità di adattamento a un certo tipo di ambiente, tipica appunto proprio degli esseri umani. E appunto di questa categoria fanno parte ad esempio il meccanico aerospaziale, l'idraulico, il graphic designer, l'analista finanziario, il ricercatore medico, eccetera. Infatti questo tipo di adattabilità tipica del genere umano è ancora molto difficile da replicare per i computer. Dal punto di vista di Harari, egli pensa che la maggior parte dei lavori non esisteranno più e l'essere umano perderà il suo valore tradizionale. Homo Deus, infatti, come dice il titolo del libro, non è altro che l'evoluzione di Homo sapiens. Si formeranno infatti, grazie alle nuove tecnologie, degli esseri umani tendenti al divino, da qui appunto la parola Homo Deus. Letteralmente dei super uomini che formeranno una classe superiore, in quanto questa rivoluzione tecnologica sarà tutto tranne che egualitaria. Questi superuomini quindi domineranno sulla classe cosiddetta inutile da Harari. Infatti esisterà una casta di persone, molte più di quante immaginiamo, che non avranno modo di produrre, di lavorare in questo nuovo mondo, che non solo saranno disoccupate, ma saranno anche inoccupabili. Addirittura secondo Harari questo futuro distopico è ancora peggio di quello che immaginava George Orwell in 1984. Infatti, se per Orwell ad essere controllate degli esseri umani erano soltanto le azioni, cioè quello che si vedeva, ciò che facevano all'esterno, secondo Harari saranno anche i pensieri degli esseri umani ad essere controllati. E quindi è per questo che, nella peggiore delle ipotesi, un governo dovesse acquistare dai Google, dagli Amazon, da Facebook i dati che questi possiedono, potrebbe certamente controllare tutta la popolazione di un paese. Harari però, in tutto il suo pessimismo, presenta anche una soluzione comunque, che poi viene anche in un certo senso ripresa da Kai-Fu Lee. Harari dice infatti che noi partiamo dal presupposto che la vita è divisa in due parti principalmente, dagli 0 ai 20 o 25 o anche 30, 35 in alcuni casi. L'essere umano deve apprendere, quella è la fase dell'apprendimento in cui si va a scuola, si va all'università, si imparano nuove cose, si imparano nuove tecniche che poi verranno utilizzate nella seconda fase, che è quella del lavoro, in cui appunto si deve lavorare e produrre per tutto il resto della propria esistenza. Harari appunto ci dice che stiamo entrando in un mondo completamente nuovo in cui non dovremo mai fermarci ad apprendere. Infatti stanno cambiando talmente tanto in fretta le qualifiche
che vengono richieste dai datori di lavoro in questi anni della rivoluzione tecnologica, e la vita dell'uomo dovrà essere un continuo aggiornamento e un continuo apprendimento su nuovi argomenti, su nuove qualifiche, su nuove conoscenze, per non rimanere indietro nel mercato del lavoro ed evitare di far parte della classe degli inoccupabili, ovviamente. Dal canto suo, invece, Kai-Fu Lee propone ovviamente quest'idea del continuo rinnovamento delle proprie conoscenze in senso lavorativo, però appunto parla anche di alcune idee che stanno emergendo nella Silicon Valley. Infatti si parla sempre di più di un Universal Basic Income per appunto tutte quelle persone che si ritroveranno senza lavoro nei prossimi anni e non saranno occupabili, appunto. Qui riprende un po' anche il pensiero di Harari. Infatti, secondo molti esperti in Silicon Valley, si dice che grazie alle nuove tecnologie si riuscirà a produrre talmente tanto benessere, talmente tanta ricchezza, che si potrà dare appunto un reddito base di cittadinanza ai cittadini che non riescono a lavorare, che non riescono a entrare nel mondo del lavoro. Kai-Fu Lee ovviamente dice che questa è un po' una soluzione a buchi, possiamo dire. Infatti, secondo Kai-Fu Lee, deriva dal senso di colpa che si è sviluppato nelle menti delle alte cariche della zona della Silicon Valley. Un'altra soluzione che, secondo Kai-Fu Lee, per riuscire comunque ad occupare queste persone, è quella dei lavori socialmente utili. Infatti, ovviamente, la base è quella di ricevere un reddito base di cittadinanza, però invece di stare a casa a non fare niente, visto che poi l'essere umano non è fatto per stare su un divano tutto il giorno, diciamo, la sua professione dovrebbero essere i lavori socialmente utili, quindi comunque aiutare gli anziani, aiutare i disabili, i tossicodipendenti, perché secondo Kai-Fu Lee, per questo dico che il suo approccio è positivo, il modo che ha l'essere umano per sopravvivere è proprio l'amore, come lo chiama lui. Forse anche in modo un po' troppo semplicistico, però effettivamente i rapporti umani sono proprio quello che gli esseri umani hanno in più rispetto alle macchine, ed è proprio quello su cui dobbiamo puntare per sopravvivere alle macchine. Non ci saranno dei finali distopici come quelli che immagina Harari o immaginava Orwell, ma in tutto questo l'essere umano riuscirà comunque a sopravvivere alla rivoluzione delle macchine. In conclusione vorrei dire comunque che i libri mi sono piaciuti entrambi moltissimo, per quanto sia stato d'accordo o a volte contrario ad alcune delle idee di cui parlano i due autori. Sono anche molto, molto piacevoli da leggere. Penso che AI Superpowers sia soltanto in inglese. In ogni caso è scritto in un modo abbastanza semplice, quindi anche se non avete una conoscenza eccezionale dell'inglese scorre molto bene. Sono 250 pagine all'incirca. Sicuramente è importante farci più domande possibili sul futuro, cercare anche appunto di dare delle ipotesi come fanno i due autori. Sinceramente penso che Harari sia un po' troppo catastrofista dal suo punto di vista, mentre Kai-Fu Lee forse un po' troppo ottimista. Non so se la verità starà nel mezzo, però vedremo come andrà a finire nei prossimi anni.